Il dolore è condizione necessaria per l'attività del genio. Credete che Shakespeare e Goethe avrebbero fatto poesia? Che Platone avrebbe prodotto filosofia e Kant criticato la ragione se nel mondo reale che li circondava si fossero trovati a loro agio e se i loro desideri fossero stati appagati? Solo dopo che, insoddisfatti, ci siamo staccati in qualche misura dal mondo reale, noi ci volgiamo alle soddisfazioni del mondo del pensiero. Non ci si dovrebbe meravigliare se si sono trovate le persone di genio per lo più poco socievoli e talvolta addirittura scostanti. Infatti, non ne è responsabile la mancanza di socievolezza. Al contrario, il loro peregrinare in questo mondo somiglia a quello di un viandante in un bel mattino, di buon'ora. Egli mira con entusiasmo la natura in tutta la sua freschezza e il suo splendore, ma deve contentarsi della natura perché non può trovar compagnia, se non quella dei contadini che, chini sulla terra, lavorano. Così avviene spesso che un grande spirito preferisca il suo soliloquio ai colloqui da tenere nel mondo. Ma se una volta si induce ai colloqui, può avvenire che la loro vacuità lo faccia di nuovo ricadere nel soliloquio. Schopenhauer. Ebbene sì, gli empatici, le anime sensibili e attente, chi sa scendere sin nel profondo di ogni evento o coscienza, cogliendone l'esatta dimensione, chi sa creare perfette connessioni tra singole contingenze e grandi teoremi, portando a soluzione complessi dilemmi, chi sale lungo la scala della conoscenza con inusuale e rara velocità. Ebbene, costoro percepiscono troppo spesso un angusto senso di incomunicabilità con chi li circonda. I loro pensieri, riflessioni, atteggiamenti e attitudini sono straordinariamente in opposizione all'assordante superficialità e inconsistenza delle discussioni altrui, alla banalità di menzogne e invidia e sopraffazione, slealtà e meschinità altrui. E dunque cercano e trovano rifugio e conforto presso ciò che mai li deluderà, la propria interiorità, accorta e potente, coraggiosa e forte, immensa e creatrice. E non è una resa, non è una fuga rassegnata, bensì è la consapevolezza di avere nella propria anima e coscienza un'oasi di ristoro e felicità rispetto alle insoddisfazioni della pochezza del reale.